In un mio recente viaggio a Parigi ho potuto ammirare indisturbata, perché la maggior parte delle persone era tutta davanti alla Monna Lisa, la straordinaria tela di Delacroix nell'Ala des Nonnes, che ci racconta della morte di Sardanapalo e che fra poco vi mostrerò. E vedere questi corpi bianchi, queste donne abbandonate ai piedi del re Assiro, mi hanno fatto pensare. Sapete che io ragiono sempre per associazioni, a tutti questi corpi e soprattutto a queste braccia bianche che la pittura nei vari secoli ci ha donato, a come sono state raccontate, appunto l'abbandono delle braccia che si lasciano cadere o che vengono appunto a segnare questi corpi inermi. E così ho pensato di farvi una carrellata di immagini femminili, però non immagini maschili, ma di immagini femminili che possono coprire un arco di tempo che grosso modo può andare diciamo così, dal 1500-1600 fino ai tempi moderni. In questa sontuosa opera di Delacroix, che il pittore dipinge nel 1827 e la cui idea, è lui stesso a dirlo, gli è derivata da una pièce teatrale di 6 anni prima di Lord Byron, noi vediamo il re Assiro seduto quasi annoiato, come se fosse uno spettatore incapace di qualsiasi reazione, assistere allo sterminio delle donne che lui aveva amato e di cui si era circondato. Nulla di quanto gli era servito per procurarsi piacere doveva sopravvivere. E quindi vediamo questi corpi abbandonati, questi corpi bianchi così perfetti anatomicamente e in contrasto forte con i colori, da farci proprio pensare a quanta sapienza ci sia dietro questa composizione, a quanto proprio il pittore abbia voluto, quanto abbia voluto il pittore trasferire in una tela che doveva rappresentare tutto quello che era il gusto del cosiddetto romanticismo dell'epoca, quindi il sublime in contrasto con il bello, il pathos e l'orrore, quindi corpi abbandonati che mi hanno fatto pensare a questo quadro di Caravaggio. Siamo tra il 1604 e il 1606 e questa tela, sempre al Louvre, magnifica, era stata concepita per Santa Maria della Scala a Roma, ma fece subito scalpore perché, come vi farò vedere fra poco, questa Madonna, questa morte della Madonna, viene rappresentata dal pittore quasi come se fosse non degna del ruolo che la Vergine Maria ha ricoperto in tutta la sua vita, ma fece appunto scandalo questo ventre gonfio, questi piedi nudi fino alle caviglie, questo braccio abbandonato che mi ha ricordato quelli di Delacroix, in cui avete proprio forse il ricordo per Caravaggio di un corpo, di una vera annegata, una prostituta annegata nel Tevere, a cui il pittore si era rivolto come pensiero, come sapete, ispirazione, ma non fu compresa, non piacque, non era nelle corde di chi aveva commissionato questa opera. Nonostante ci siano dei chiari riferimenti al sacrificio di Cristo, quel braccio, ma anche la composizione delle figure dei discepoli, degli apostoli, meglio, sono chiaramente strutturate a ricordare il sacrificio sulla croce di Cristo.
L'opera, su consiglio di Rubens, passò poi al duca di Mantova e i Gonzaga la vendettero poi a Carlo I d'Inghilterra. Dopo la decapitazione di Carlo, arrivò nelle mani di Luigi XIV attraverso l'acquisto di un facoltoso e importante banchiere parigino e finì poi nelle collezioni del Louvre. Quindi, nonostante lo scandalo, questo braccio mi ha fatto poi venire in mente un altro braccio ancora, un braccio che nella pittura mi ha sempre tanto affascinato, ed è questa donna, questo incubo dipinto da Johann Heinrich Füstli nel 1782, in cui noi vediamo un'altra bellissima, sensualissima donna con questo braccio bianco che scende giù, abbandonata in un sonno e in un sogno che è un nightmare. E qui il pittore gioca tantissimo con l'assonanza di night, notte, e mare, che vuol dire anche cavalla, che vuol dire cavalla, oppure che richiama uno spirito della mitologia scandinava, che era praticamente uno spirito mandato a tormentare chi dormiva. Quindi anche il pittore Füstli si rifà alla mitologia tedesca, a quel tema dei demoni, delle streghe, vedete qui particolari, quella figura scimmiesca che siede mostruosa, no, sul ventre della donna, e che fa pensare proprio a come questo pittore sia un precursore di quella corrente del simbolismo che ha profondamente posto le sue radici nella pittura medievale gotica. Quindi un'altra opera che è collegata con questo abbandono e questo gioco di braccia. E queste braccia mi hanno poi fatto pensare a uno dei quadri che io amo molto di più. Parliamo di Munch, del Giorno dopo, 1894-1895, in cui il nudo, che qui non è totale, ma questo corpo abbandonato di donna sempre con il braccio penzolante, fu visto con grande disgusto dalla critica del tempo, ma Munch lo fece apposta perché lui disprezzava i nudi ammiccanti e voluttuosi che andavano di moda all'epoca, li definiva immagini da saponetta, e quindi qui non c'è altro che la cruda verità. Non c'è sensualità, c'è la povertà, c'è la dipendenza dal probabile assenzio che andava molto di moda a quell'epoca, e quindi Munch, come sempre, racconta senza eh, cambiare neanche una virgola alla visione cruda della realtà. Questo giorno dopo, cosa sia successo prima non si sa, se ci sia stato anche un incontro sentimentale non sappiamo, ma è bellissimo questo corpo su questo letto abbandonato con questo braccio che pende, così come lo è il braccio che dipinge Marlene Dumas nel 2006, questa artista che è riuscita in questa Canary Death a raccontare con grande ambiguità. Secondo me è ambigua la figura, perché potrebbe rifarsi al richiamo di un corpo appunto morto, ma potrebbe anche con questo canary ricordare la morte dei canarini, che erano quelli che segnalavano, nel caso in cui ci fossero nelle miniere delle perdite di monossido di carbonio, appunto con la loro morte avvisavano gli scavatori di questa mancanza d'aria. Quindi è quasi una morte claustrofobica, è quasi una morte che, come lei stesso dice, ci porta poi a pensare all'emarginazione, al distacco, alla tristezza di una vita forse non vissuta nelle regole, ma questo
è la pittrice stesso che lo dice quando racconta che lei prende sempre immagini dalle proprie esperienze, l'amore, la morte, le questioni di genere e le questioni soprattutto razziali, l'innocenza e la colpa, la violenza e la tenerezza, sono tutti temi che la pittrice, la Dumas, riesce a raccontarci in una pittura essenziale, pulita, tragica, ma al tempo stesso bellissima.